Dopo l'epilogo di un futuro riconquistato, si è instaurata una connessione quasi mistica tra i capitoli numerati e l'episodio Cross, che è continuata anche nella colonna sonora dedicata, facendo convergere la scena finale della trilogia con la Xenoblade Trinity Box soundtrack. L'immagine della misteriosa stella cadente trova una corrispondenza esatta nel quarto cofanetto dei CD, come a suggerire che la risposta ai suoi misteri sarebbe stata rivelata proprio nel quarto capitolo della saga. Tale sequenza visiva, che racchiude il senso stesso di scoperta, diventa la chiave di volta di una narrazione che si prepara a svelare verità rimaste in sospeso. Il trailer recentemente rilasciato da Monolith Soft non si limita a riprendere i momenti salienti della trama principale, ma arricchisce l'esperienza introducendo nuovi dettagli di lore e personaggi, come il Black Knight, The Lone Hero, Nialnel, che fino a quel momento erano visibili solo come bozzetti nell'artbook Secret of Mira. Non si tratta di un semplice recupero di contenuti scartati, ma di una rielaborazione del concept originario che con una cura meticolosa ricollega il gioco al suo script iniziale. È in questa riscrittura che Xenoblade Cross rivela la sua vera essenza, mostrando di essersi tramutato da un ambizioso progetto che nel 2015 era ancora in fase embrionale in un vero e proprio Xenoblade 4, non tanto nel titolo quanto nelle intenzioni profonde della sua narrazione. Dopo il successo del primo capitolo del 2010, Takahashi si immerse con passione nella scrittura di un nuovo gioco, spingendo ai limiti la narrativa videoludica. Durante lo sviluppo del titolo, Kojima, che ha collaborato con Takahashi fin dai tempi della Xenosaga, ha raccontato di come non avesse mai visto il suo collega scrivere con tanta intensità. Il suo processo creativo sembrava più quello di un romanzo che quello di un tradizionale script per videogiochi, tanto che inizialmente Xenoblade Cross era ben lungi dall'essere un'opera secondaria, ma doveva configurarsi come un successore spirituale del precedente capitolo, con una trama altrettanto complessa e profonda. Tuttavia, a causa delle difficoltà tecniche e dell'enorme portata del progetto, la maggior parte del concept originale venne sacrificato, trasformando la trama in una lore accessoria presentata solo nell'artbook Secret of Mira. Tutto ciò che in esso veniva trattato come un semplice approfondimento si rivelava invece il nucleo della vera storia di Xenoblade Cross. Sfortunatamente Takahashi non ebbe la possibilità di integrarle nel gioco finale, ma ha riutilizzato molte di queste idee in Xenoblade 2 e 3. Oggi, dopo l'uscita del nuovo trailer della Definitive Edition, è chiaro come Monolith Soft abbia rielaborato l'intero progetto, dando nuova vita a un'opera che 10 anni fa sembrava destinata a rimanere incompleta. Non si tratta di una mera riproposizione di un titolo relegato ingiustamente tra gli spin-off, ma di una riscrittura del concept originale che ci permette finalmente di considerare Xenoblade Cross uno Xenoblade 4, un vero successore alla trilogia numerata. In questo video esamineremo frame per frame il nuovo trailer, rivelando dettagli inediti e spiegando perché ora possiamo finalmente riconoscere questo titolo come un capitolo fondamentale della saga. Prima di addentrarci in questo approfondimento sul misterioso pianeta di Mira, se gradite contenuti del genere e vorreste vederne in maggior frequenza sul canale, semplicissime azioni come lasciare un mi piace contano tantissimo per me, e se siete nuovi potete unirvi alla community iscrivendovi al canale, ricordandovi di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. L'ultimo trailer di Xenoblade Cross ha finalmente portato lustro a un capitolo che per colpa del destino è venuto fuori solo l'ombra del colossale progetto che era inizialmente. Non solo è stata recuperata la trama originaria, onorando le idee ancestrali di una produzione il cui primissimo logo era la stessa X rossa di Xenogears, ma è stata completamente aggiornata per porsi come degno successore della trilogia. Racconta di come i membri sopravvissuti della Balena Bianca abbiano trascorso 2 anni vagando
viaggiando nello spazio. Un racconto carico di disperazione e speranza, in cui si svela il sacrificio della nave danneggiata che con l'ultima energia rimasta ha salvato l'habitat, il cuore pulsante dove poi nascerà Neo Los Angeles. Ed è proprio con questa narrazione che Xenoblade Cross coinvolge fin dai primi istanti, presentando una delle sue meraviglie più grandi, la scrittura. Già all'inizio Elma, autocorreggendosi, comunica quella che è una delle frasi più potenti, un enorme foreshadowing che si svelerà in tutta la sua profondità solo dopo aver completato la campagna principale. La prima parte del trailer serve come introduzione per chi non ha mai vissuto l'avventura originale, gettando le premesse della ricerca del centro vitale dove sono istasi i membri sopravvissuti della balena bianca. Tra l'altro emerge subito come i testi dei dialoghi abbiano ora un format molto più grande e come vedremo lo stesso trattamento sarà riservato anche agli elementi dell'interfaccia che appaiono ora molto più chiari e definiti. Subito dopo il video si immerge nell'esplorazione del pianeta Mira con frangenti che non sono miglioramenti dal solo punto di vista qualitativo, ma come emerge anche dal momento della giornata in cui sono ambientati e dalla gestione prospettica sono spezzoni ricreati totalmente da zero. Non è il vecchio trailer di Wii U rivisto, ma un intero nuovo video. Nella prima fase avviene una presentazione delle principali meccaniche di gioco. L'approccio all'ambiente è profondamente diverso dai capitoli numerati. Si può nuotare più agilmente e grazie alla gravità ridotta si possono effettuare salti più alti rispetto alla norma che sono accompagnati da un'assenza dei danni da caduta. Il mondo di Mira non è solo il contesto ma il vero protagonista del gioco sul quale si costruisce l'intero gameplay. Il pianeta diventa un palcoscenico dove ogni azione ha un significato e ogni movimento si intreccia con la sua natura. E dal secondo minuto in poi il trailer si concentra sul gameplay mettendo in luce il lavoro titanico effettuato da Monolith Soft. Come ho già detto in precedenti video e post sui social, è vero che questa Definitive Edition non apporta modifiche strutturali come nel caso del primo Xenoblade Chronicles, ma bisogna considerare anche che tra Wii e Switch c'erano ben 2 generazioni di distanza. Viene a decadere anche solo l'idea di pensare di confrontarli ed è chiaro che quest'opera va ben oltre la semplice remaster, emergendo come una versione arricchita e profonda di un hidden gem che avrebbe dovuto avere questa forma già al lancio 10 anni fa. Le modifiche sono evidenti, a partire già dai modelli dei personaggi principali, in particolare Lynn, che sono stati rinnovati in maniera sostanziale. Il focus viene poi spostato sulle interazioni ambientali. Nonostante l'impianto della sonda dati nel trailer sembra avvenire in maniera molto più veloce, la realtà è che questa è una scelta fatta esclusivamente per enfatizzare l'azione. Infatti, osservando poi il video ufficiale sul sito, si nota che l'installazione avviene con la stessa velocità dell'originale, più lentamente e con un ritmo più misurato, dettaglio che può essere facilmente frainteso se preso fuori contesto. A seguire notiamo che più in generale l'intera interfaccia è stata rivisitata. Innanzitutto la mappa del Frontier Nav, in precedenza strettamente legata al gamepad di Wii U, ora sarà accessibile in una modalità differente. Presumo che su Switch l'accesso all'interfaccia avvenga premendo un tasto dedicato che non abbia un massiccio utilizzo nel gioco, come più, meno o ZL. E se sono veri leak che suggeriscono che Switch 2 si potrà connettere in modalità TV senza dock ma totalmente wireless, su tale console la modalità di accesso potrebbe svilupparsi nella stessa maniera in cui avveniva con Wii U. La mappa risulta più chiara e leggibile in virtù anche di una modifica delle icone che indicavano le caratteristiche del settore, come quelle relative ai tesori passati da semplici scintille a un'immagine di uno scrigno, e quelle relative ai mostri in cui la vecchia icona generica si evolve in una di allarme con un punto esclamativo rosso. Un altro aspetto da notare sono gli importanti tassi di esplorazione in alto a destra relativi al continente attuale e Mira nel complesso. Molto interessante è la scena seguente che non si limita ad illustrare l'apertura di un forziere, ma è mirata a far luce sull'incredibile lavoro di miglioramento delle texture, molto più dettagliate rispetto all'epoca dove è possibile finanche leggere la scritta Neo Los Angeles per via dell'alta definizione. Nei frame successivi emerge il funzionamento della seguipalla, un meccanismo intelligente introdotto nell'originale che permetteva ai giocatori di visualizzare il percorso da seguire per raggiungere l'obiettivo, evitando così frustrazioni dovute alla possibilità di perdersi durante l'esplorazione. E qui sembra essere migliorata, incorporando una scia più lunga sia nelle dimensioni che nel tempo, come a tracciare un percorso evidente verso l'obiettivo. Vediamo un'interfaccia rivisitata con la barra della salute e dei punti tensione del giocatore completamente rifatta,
quadrata e nuovi artwork per i personaggi principali come Cross, Elma e Lynn, che non sono più in un'icona quadrata ma esagonale. Inoltre, piccola curiosità, vediamo nel trailer il nome del protagonista del gioco, Ryan, anche se quello canonico, che è presente ancora nella versione giapponese, continua a rimanere Cross. Uno degli aggiornamenti più apprezzati è sicuramente l'introduzione delle quality of life nella gestione delle missioni, un aspetto che Xenoblade 2 aveva già introdotto e che ora è stato ulteriormente migliorato. La possibilità di consultare le missioni in modo ordinato e chiaro è una piccola ma fondamentale aggiunta che rende l'esperienza di gioco ancora più fluida. In più, l'ultima sezione delle missioni dovrebbe indicare quelle relative alla squadra online, implicando che il multiplayer sia rimasto, meccanica confermata ufficialmente nel relativo sito. Poi arriviamo agli scale, che permettono una libertà di esplorazione mai vista prima. Il salto, la corsa, la possibilità di volare e superare ostacoli altrimenti impossibili da sormontare cambia il modo stesso di visitare Mira. È stato compiuto un lavoro eccellente dal punto di vista tecnico, poiché nelle sezioni con i mecha i fenomeni di pop-in che affliggevano la versione Wii U sembrano del tutto scomparsi. Inoltre va notato come ora, anche quando si salta a bordo di un mecha dotato di modulo di volo, esso non decolli immediatamente. Questo rappresenta un grandissimo miglioramento rispetto all'originale, dove anche un piccolo salto faceva entrare il mecha in volo, evento che interrompeva l'esperienza di gioco facendo partire ogni volta la musica Don't Worry. E finalmente viene il momento in cui si svela il vero cuore del gioco, il combattimento. La modalità turbo, una delle meccaniche più geniali dell'intera serie, finalmente riceve il giusto riconoscimento. Inizialmente il sistema di combattimento di Xenoblade Cross potrebbe sembrare monotono, ma è solo apparenza. Una volta che si sbloccherà la modalità turbo cambierà ogni cosa e tutto il sistema di combattimento, dalle tecniche alle classi, troverà la sua vera dimensione. Si tratta di una delle meccaniche più soddisfacenti e profonde mai create da Monolith Soft, tanto che in un'ipotetica classifica dei combat system più geniali, profondi e strategici lo posizionerei al secondo posto subito dopo Xenoblade 2. A schermo si possono notare diverse differenze, come ad esempio la comparsa della finestra relativa al tasto X, che consente di switchare tra le armi da mischia e a distanza. Questo comando appare sullo schermo accompagnata dalla medesima interfaccia presente in Xenoblade 3, che comunica la posizione del personaggio rispetto al nemico, se di fronte, di lato o di spalle. La maggior visibilità di questa possibilità di cambio armi si ricollega anche al fatto che le tecniche ora non hanno più tutte forma circolare, ma sono divise in due categorie: quelle con un taglio diagonale, che sono tecniche ravvicinate, e quelle col mirino all'esterno, che sono a distanza. Questa aggiunta è molto gradita, dato che nell'originale, a parte le tecniche arancioni che erano quelle ravvicinate e le gialle che erano quelle a distanza, non c'era un modo per conoscere intuitivamente la tipologia delle tecniche, dei buff, dei malus e delle aure, mentre adesso risulta tutto molto più immediato e comprensibile. Tuttavia, la modifica che mi lascia più perplesso riguarda il tasto Y, che ora permette di ricaricare istantaneamente le tecniche, il che snatura molto il sistema di combattimento, riducendone la difficoltà complessiva. C'è anche da dire che il capitolo originale era estremamente hardcore e di certo non era pensato per i giocatori occasionali, e quindi l'introduzione di questa nuova funzionalità può avere senso per renderlo più accessibile alle masse, anche se io mi sarei limitato ad inserire la funzione solo nella modalità facile, dato che la selezione di difficoltà del gioco del 2015 era assente ed era possibile accedere alla modalità semplificata solamente dopo essere stati sconfitti 3 volte dallo stesso boss. Parlando della modalità turbo, un aspetto affascinante che emerge in questa versione è la presenza di una funzionalità simile a quella di Xenoblade 2 per le combo Gladius. In questa edizione vengono evidenziati in alto a destra gli effetti delle combinazioni di colori. Infatti, quando si entra in modalità turbo, ogni tecnica, oltre all'effetto intrinseco che possiede, acquisisce un ulteriore effetto associato al suo colore e un altro ancora che dipende dalla combinazione di quel colore con quelli utilizzati dalle tecniche precedenti. Un altro dettaglio rilevante è che la guida può essere chiusa tramite il tasto meno. Tuttavia, ciò che rende questa aggiunta ancora più interessante è il fatto che a destra vengano visualizzate tutte le combinazioni effettuate, cosa che nel titolo originale non era presente. In quest'ultimo, infatti, il giocatore non aveva sempre una visione chiara della tecnica attualmente in uso e gli effetti bonus scatenati dalla combinazione. E l'integrazione di questa guida visiva ha un senso particolare, soprattutto se si considera che su Nintendo Switch manca una delle funzionalità più apprezzate
passate della versione Wii U, il manuale digitale. Ogni gioco su quella piattaforma era infatti accompagnato da un manuale in versione digitale, contenente guide, trucchi e consigli esclusivi, molti dei quali si rivelavano fondamentali in giochi complessi, tra cui appunto Xenoblade Cross, che non aveva un tutorial esplicito. Questo cambiamento è significativo perché offre ai nuovi giocatori la possibilità di consultare facilmente lo schema del turbo, mentre i veterani potranno chiuderla senza difficoltà, rendendo l'esperienza ancora più fluida. Questa attenzione al dettaglio e l'approfondimento delle meccaniche dimostrano chiaramente quanto lavoro sia stato investito in questa remaster. Come accennato all'inizio del video, non si tratta nemmeno di una semplice remaster, ma di una vera e propria evoluzione, una via di mezzo tra remaster e remake. Come direbbe Monolith Soft, questa è l'edizione definitiva, migliorata in ogni possibile aspetto. E la prova di questa dichiarazione è evidente in tutto il trailer, dove emerge una massiccia presenza di contenuti aggiuntivi che non erano presenti nell'originale. Dopo la sezione che mostra il combattimento sugli Skell, rimasto invariato, il trailer presenta un nuovo personaggio, il cui design è senza dubbio uno dei più belli mai visti nel panorama di Monolith Soft. Caratterizzato da un bianco sgargiante, con una silhouette che richiama quella di Seven del primo Xenoblade e un volto che sembra essere un omaggio a Bunny di Xenosaga, questo personaggio si appresta a diventare un'icona della serie. E il suo Skell, dotato di un'arma simile ad una katana, è altrettanto spettacolare, soprattutto quando si trasforma in Jet, in cui appare completamente differente da tutti gli altri mecha già visti. Infatti, sebbene gli Skell originali potessero volare verticalmente, lo facevano con molta lentezza e la visuale era sempre bloccata sulla parte frontale, non potendo mai essere indirizzata in alto. Al contrario, il mecha di questo nuovo personaggio consente movimenti molto più rapidi, puntando molto sulla verticalità, somigliando più a una navicella, quindi un veicolo adatto a coprire lunghe distanze in volo. Secondo l'ultimo post ufficiale di Nintendo, il nuovo mecha bianco guidato dal personaggio mascherato si chiama Rejvelg. Questo nome ha origini nell'antico norvegese e può assumere due significati differenti: mangia cadaveri oppure corrente del naufragio. Nella mitologia norrena, Rejvelg è un gigante che prende la forma di un'aquila, un chiaro riferimento al suo Skell che in maniera simile vola attraverso i cieli in modo agile e aggraziato, distinguendosi così da tutti gli altri Skell. Si tratta ad ogni modo di un vocabolo già utilizzato in un altro gioco Nintendo, in Fire Emblem Three Houses ed Elgardevom. Rejvelg era appunto la leader delle aquile nere, ma è da notare come non sia uno Skell qualsiasi. Infatti, stando all'artbook, doveva appartenere al misterioso Black Knight, il personaggio incappucciato che si vede a fine gioco. Sempre dal post emerge come il nome del personaggio sia Pilota Mascherato, e tra l'altro, piccola curiosità, sulla sua schiena, guardando attentamente, si può notare il simbolo di quello che sembra essere il processore Trinità, che evidentemente sarà solamente un easter egg, dato che si parla di un personaggio secondario. Infatti, dal momento che viene introdotto nella sezione centrale del trailer, immagino che non sia legato direttamente alla nuova conclusione inedita. Probabilmente sarà parte di una missione opzionale o di affinità, similmente a quanto già accaduto con Ino e Masha nei DLC di Xenoblade 3. O ancora meglio, potrebbe essere integrata nella campagna principale assieme ad un altro personaggio che è stato presentato. Il trailer prosegue poi con una serie di scene chiave che offrono uno sguardo approfondito su alcuni degli elementi fondamentali del gioco. Una delle prime cose che colpisce è l'inserimento della canzone Uncontrollable, un brano che accompagna gli scontri contro i Tyrants, conferendo così alla sequenza una carica emotiva e drammatica. In questo frangente vengono mostrate le specie aliene come Guesh e il suo Skell, i Rotian, Bid e Giarg, tutti con un design più lucido e nitido. Un aspetto davvero particolare riguarda la rivelazione di due boss secondari, Niall nell'Albus e Furvus, figure che ricordano molto la versione finale di Alpha. Questi due boss venivano affrontati insieme in due situazioni, durante una missione di squadra a Sylvelum e in una prova a tempo. La scelta dei nomi, Albus e Furvus, è particolarmente significativa poiché derivano dal latino e significano rispettivamente bianco e nero, aggiungendo ancora più simbolismo al gioco. Albus possiede anche una tecnica che gli permette di manipolare il tempo e di conseguenza modificare le condizioni atmosferiche durante la battaglia. Successivamente appare nel trailer anche Niall in persona, un altro personaggio che non appare nel gioco originale ma che viene introdotto nella lore solamente attraverso l'artbook. Come Celica, Niall appartiene alla razza dei Clurien, una civiltà avanzata dal punto di vista tecnologico. Infatti Luxar afferma alla fine
fine del gioco che è proprio grazie a loro che è stata sviluppata la barriera di Train che protegge il nucleo, e l'artbook rivela che sempre con la tecnologia dei Clurian che sono stati creati Albus e Furvus. Questo collegamento tra i nomi dei boss e la presenza di Niall nel trailer, che appare proprio nei momenti successivi, conferma definitivamente la connessione tra questi personaggi, suggerendo che tramite una missione secondaria si potrà esplorare la loro relazione. Il trailer prosegue con altre sequenze di gioco mostrando personaggi come Nagi, l'aliena Riz e Irina, i cui modelli grafici sono davvero notevoli, confermando l'eccellenza visiva che contraddistingue questa versione. La parte finale del video, che si concentra sulla storia principale, si conclude con l'apparizione di Dagan, il compagno di Riz, e con Helm in posizione d'attacco. In sintesi, in tutta la presentazione, dall'inizio alla fine, emerge una notevole attenzione ai dettagli e l'alta qualità delle texture, ma soprattutto i miglioramenti ai modelli dei personaggi sono tangibili e arricchiscono tantissimo l'immersione nell'universo di gioco. Personalmente sono contentissimo che ci sia stato questo riscatto, perché Xenoblade Cross è nato come un successore spirituale, e anche se non era un sequel diretto del primo capitolo, il copione originario del gioco era il più grande mai creato, e quello che ho osservato in questo trailer è esattamente quello che avrei voluto vedere nel gioco del 2015. E col senno di poi forse anche meglio così, perché se ai tempi avessero davvero concretizzato tutte le idee, sarebbe stato poi impossibile inserire Retcon per collegarlo alla trilogia base, mentre invece in questo modo, essendo stata la trama del 2015 solamente accennata e mai definita del tutto, si presta meglio alla plasmazione in maniera simile all'argilla fresca. Il destino ha aiutato Takahashi ancora una volta per i suoi sforzi, e adesso abbiamo uno scheletro di esalogia il più possibile strutturato e completo, ma soprattutto privo di buchi di trama. E ultimissima curiosità, il grido finale di Elma che chiude il trailer, Let's Go, è un riferimento alla frase pronunciata da Rex alla fine del trailer di Xenoblade 2. Let's go! Everyone, let's go! Altre interessanti informazioni inedite provengono dal sito ufficiale esclusivo giapponese del gioco. Si tratta della prima volta in cui è stata riposta così tanta cura in un progetto, segno di un impegno considerevole da parte degli sviluppatori. In alto a sinistra è possibile anche scegliere tra le tracce musicali più belle tratte dal gioco mentre si esplora il sito. Tra queste troviamo la melodia principale Team X, il tema notturno di Primordia, il primo continente che si visita nel gioco, Uncontrollable, una canzone spettacolare che si attiva durante le battaglie contro i Tyrants, che sono l'equivalente dei mostri unici nei capitoli numerati della saga di Xenoblade, e Don't Worry, una meravigliosa traccia che accompagna il volo degli Skell. La pagina iniziale del sito presenta diverse immagini tratte dai trailer, accennando alla storia del gioco, che narra di un gruppo di persone fuggite su un'astronave chiamata Balena Bianca mentre la Terra veniva distrutta a causa di una guerra tra due civiltà aliene. Una di queste fazioni segue l'astronave, la danneggia, e quest'ultima viene attratta dal campo gravitazionale del pianeta Mira. In risposta a questa catastrofe viene fondata a Neo Los Angeles e istituita l'organizzazione militare Blade, incaricata di cercare i resti della Balena Bianca. Dopo la panoramica sulla storia, la pagina iniziale del sito offre anche dettagli su altre aree e nemici presenti su Mira, compresi i Doll, il termine giapponese per i mecha, che nella localizzazione occidentale sono stati chiamati Skell, nonostante i testi delle canzoni continuassero a utilizzare la denominazione nipponica. Oltre alla pagina introduttiva, il sito è composto da altre 6 sezioni. La prima è dedicata ai Blade, l'organizzazione di cui il protagonista entrerà a far parte. Qui vengono mostrate le 8 divisioni tra cui il giocatore dovrà scegliere all'inizio del gioco, anche se sarà possibile cambiarle in seguito. Ogni divisione sarà specializzata in azioni specifiche, come la ricerca di tesori, l'installazione di sonde e la sconfitta di nemici, ed effettuare tale attività servirà ad aumentare il livello Blade, che a sua volta consentirà di potenziare le abilità sul campo necessarie al reperimento di risorse su Mira. Vengono poi mostrati i modelli rinnovati di Elma, Lin e Tatsu e dei principali personaggi del gioco. È sorprendente notare come ora il loro design abbia finalmente un senso logico rispetto al passato, dove apparivano quasi anonimi ed adesso hanno la firma distintiva degli Xenoblade. Inoltre vengono anche presentati 3 personaggi secondari, Vandam, Nagi e Morris. Una novità interessante riguarda anche la modalità
modalità editor che presenta diverse innovazioni rispetto al passato. Tra queste, un'aggiunta notevole è la possibilità di utilizzare i tagli di capelli di Mitra e Nia di Xenoblade 2. Il sito mostra inoltre anche i modelli degli alieni come Goesha, Evrotian, Bid e Girag, tutti con un design rimodellato e un aspetto visivamente più lucente. La seconda pagina del sito è dedicata a Mira e descrive i 5 continenti principali: la verdeggiante Primordia, la deserta Oblivia, l'inquietante Noctilum, splendida Silvelum, la più suggestiva del gioco, e infine la zona vulcanica Coldros. C'è anche un video che mostra l'inserimento della sonda dati, indicando che la velocità di installazione è la stessa del gioco originale e di come la clip nel trailer presentato abbia subito un'accelerazione per esigenze promozionali. Inoltre viene fornita una panoramica sulla città che include l'insediamento Blade, la zona industriale, commerciale e residenziale. Il sito sottolinea anche come la creazione di alleanze nella città sia il fulcro della trama. Risolvere i problemi dei cittadini, migliorarne l'intesa e investire nella produzione di armi sono elementi cruciali. E persino gli alieni incontrati su Mira rivestiranno un ruolo fondamentale, dato che potranno stabilirsi in città e aprire negozi che venderanno articoli esclusivi. E la morale di questo capitolo, espressa anche dal testo della canzone Don't Worry e dal nome stesso Cross, che significa incrocio, risiede nel concetto stesso del cosmopolitismo e di solidarietà interspecie. A differenza dei precedenti capitoli della saga Xeno, che si concentravano sul conflitto distruttivo tra esseri umani, il focus di tale capitolo si sposta sull'importanza della collaborazione tra razze per affrontare una minaccia comune. Questa evoluzione narrativa, in linea anche col predecessore, riflette una filosofia più orientata alla cooperazione tra le diverse culture del mondo, superando le divisioni umane. In tal senso il gioco abbraccia perfettamente i principi del cosmopolitismo, promuovendo l'idea di collaborazione di tutte le razze indipendentemente dalle loro differenze per il bene universale. Il messaggio si ricollega anche alla morale del primo Xenoblade, che trattava il conflitto umano e suggeriva la possibilità di un futuro in cui le differenze potessero essere superate, aprendo la strada a una visione più inclusiva e unificata. Il gameplay di Xenoblade Cross si integra profondamente con la lore del gioco, diventando un veicolo per una riflessione filosofica che permea ogni aspetto della narrazione. Ogni singolo elemento della storia non è solo una componente ludica, ma anche un messaggio filosofico spesso camuffato da Takahashi in una maniera tanto sottile quanto intelligente. La terza pagina è incentrata invece sugli Skell, il cui nome originale giapponese è Doll. Ma prima ancora delle descrizioni, quello che subito balza all'occhio è come in uno spezzone ci siano i personaggi a livello 62, che è una grandissima novità, dato che il limite massimo nel 2015 era di 60, lasciando presagire che la nuova espansione sarà un allungamento della campagna principale e non un semplice epilogo extra. Qui vengono anche mostrate alcune meccaniche esclusive, come la Cockpit Mod, che offre una probabilità del 10% di ricaricare immediatamente tutte le tecniche, le 3 modalità di utilizzo degli Skell, a piedi, come veicolo e in volo. Inoltre ogni parte del corpo degli Skell potrà essere equipaggiata con specifiche armi e viene presentata anche una selezione di mech utilizzabili. La quarta pagina del sito è dedicata al sistema di combattimento, che richiederà tempo per essere padroneggiato. Qui non serviranno solo giorni, ma settimane per comprendere appieno le meccaniche del gioco. Vengono illustrate le 5 categorie principali di tecniche: le arancioni per le mosse da mischia, le gialle per quella a distanza, le viola per i malus, le verdi per i buff e le blu per le aure. Viene accennato anche all'esistenza di un albero delle classi, che permetterà una personalizzazione avanzata delle tecniche e delle abilità dei personaggi. Sono poi esplorate 2 meccaniche particolarmente sottovalutate, come gli urli del guerriero, delle interazioni tra i personaggi che si attiveranno dopo aver soddisfatto determinate condizioni, e le conseguenti sfide dell'anima che consentono di attivarli, che se usate correttamente possono avere un impatto notevole in battaglia. Viene fornita una descrizione della modalità Turbo, più conosciuta in inglese come Overdrive, e viene spiegato come il sistema di combinazione di colori determinerà effetti specifici in battaglia. È interessante notare come la modalità Turbo, chiamata Overclocking Gear nella versione giapponese, non dipenda solo dalla meccanica rivelata nel colpo di scena del capitolo 5, ma sia influenzata principalmente da un oggetto speciale, l'Overclocking Gear appunto, che permette anche a personaggi come Elle e Celica, che normalmente non potrebbero utilizzarla, di farne uso. La quinta pagina del sito è attualmente bloccata con un generico coming soon,
indicando che probabilmente conterrà novità legate agli sviluppi della trama. Infine, la sesta e ultima pagina offre la possibilità di rivedere gli ultimi due trailer, incluso quello di annuncio del 29 ottobre 2024 con doppiaggio giapponese, sperando che questa volta tale doppiaggio possa essere utilizzato anche nella versione internazionale, dato che all'epoca dell'originale il doppiaggio era limitato solo a quello inglese. Ad ogni modo, in caso di aggiornamenti, lascio il link al sito in descrizione del video. Prima di entrare nel dettaglio nella sezione spoiler e relative speculazioni che seguiranno riguardo gli sviluppi mostrati alla fine del trailer, desidero condividere alcune riflessioni generali sul gioco. Come osservato nello spezzone esclusivo disponibile sul sito ufficiale, i livelli dei personaggi nel gioco sembrano superare quello 60, un'indicazione che solleva numerosi interrogativi rispetto alla struttura complessiva della produzione. Nel titolo originale il livello massimo di 60 aveva suscitato non poche perplessità, in quanto rappresentava una delle evidenze di una fase di sviluppo accelerata che portò ad alcuni tagli e limitazioni dei contenuti. Ciò ricordava parzialmente la situazione verificatasi con il primo capitolo di Xenoblade, dove alcuni contenuti, come la famosa spalla di Bionis, furono inizialmente lasciati da parte per poi essere recuperati in un futuro comune, l'espansione rilasciata in seguito. Tuttavia c'è una differenza sostanziale rispetto al trattamento del primo Xenoblade. Se nella Definitive Edition dell'opera originale l'espansione veniva accennata nel primo trailer e nel successivo veniva svelato l'effettivo titolo, nel caso di Xenoblade Cross la situazione appare molto diversa. In questo secondo trailer non è stato ancora rivelato il nome ufficiale dell'espansione, il che suggerisce una distribuzione differente rispetto alla formula consolidata dei giochi precedenti. Le espansioni dei titoli come Un futuro comune, Torna the Golden Country e Un futuro riconquistato erano infatti ambientazioni completamente nuove, collocate in periodi temporali distinti e soprattutto slegate dalla trama principale. Per accedervi era praticamente necessario iniziare una nuova partita. Per Xenoblade Cross tuttavia potrebbe trattarsi di un'espansione che non si inserisce nello stesso schema di tali contenuti aggiuntivi. Come dichiarato da Monolith Soft, la nuova espansione potrebbe invece implicare sviluppi narrativi diretti alla storia principale, suggerendo che il contenuto aggiuntivo sarà un proseguimento più integrato nel racconto. Questo mi riporta alla riflessione iniziale: questa edizione del gioco non sembra essere una semplice remaster con contenuti accessori, ma piuttosto una vera riproposizione della storia originale, rimaneggiata e arricchita rispetto al canovaccio ideato da Takahashi nel 2015. Ciò si ricollega anche all'assenza del New Game Plus, una caratteristica presente in tutti gli episodi della trilogia numerata. Considerando la forte impronta MMORPG del titolo e la sua potenzialità di durare indefinitivamente, l'introduzione di una modalità come il New Game Plus avrebbe avuto poco senso, tanto più ora che la narrazione si è espansa e arricchita, rendendo ancora più difficile ipotizzare una nuova partita da zero. In sintesi, mentre l'evoluzione della saga sembra indirizzarsi verso una direzione con una narrativa più coesa, l'assenza di elementi tipici delle altre espansioni suggerisce un cambio di paradigma nella gestione dei contenuti aggiuntivi della Definitive Edition, e sarà interessante vedere come Monolith Soft gestirà questi nuovi sviluppi narrativi. Chiarito ciò, discuterò della nuova zona in cui emerge lo stile di Monolith Soft riscontrabile con le isole celesti di Zelda, delle novità emerse riguardo il misterioso personaggio incappucciato e di quel che ci potrebbe riservare il futuro del franchise nella prossima parte spoiler. Ma prima è bene riportare che dopo il trailer ufficiale è stato annunciato che tutti coloro che acquisteranno il gioco prima del 6 aprile 2025 riceveranno l'Exploration Support Pack, usufruibile a partire dal capitolo 3. Per la versione digitale si ottiene in automatico, mentre per le edizioni fisiche ci sarà un codice all'interno che permetterà di riscattarlo negli shop. Il bonus include vari utili elementi che aiuteranno soprattutto all'inizio dell'avventura, tra cui 100.000 crediti, un'arma da mischia e una distanza, una nuova corazza, 6 potenziatori per armi e 5 potenziatori per corazze. Vi ricordo che se non volete perdervi gli ultimi aggiornamenti sull'universo Xeno potete seguirmi su tutti i miei social, in particolare su Instagram, di cui trovate i link in descrizione. Se volete supportare il mio lavoro e sostenere il canale potete farlo in modo semplice e completamente gratuito entrando nel mio canale Telegram dedicato alle migliori offerte dei videogiochi. Si tratta di un piccolo gesto che significa molto per me e mi aiuta a proseguire con i tanti progetti che ho in mente. Alla fine di quello attuale trovate in sovrimpressione o nella playlist dedicata i miei ultimi contenuti più rilevanti. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!
Prima di passare alle speculazioni vere e proprie, è importante dare un po' di contesto alla lore di Xenoblade Cross, tanto stratificata quanto misteriosa, che comprende diverse sette, ognuna con un obiettivo specifico, con una struttura che ricorda moltissimo la serie Trails di Neon Falcom. Tutto parte dai Semerien, una misteriosa civiltà che è la progenie degli attuali esseri umani. Per soddisfare i loro scopi e data la loro natura tirannica, crearono letteralmente dei servi, due intere razze. Una di queste è costituita dai Zero Boggan, concepiti per eliminare l'inquinamento lasciato dalla civiltà Semerian e che venerano il dio Golbogga. Inoltre essi sopravvivono solo nelle terre inquinate dal Voltent. Poi ci sono i Ganglion, per i quali è stato creato un sistema tale che il solo contatto col DNA umano è sufficiente per distruggerli, e da qui derivi il loro timore e odio per la specie. Fatta questa premessa, il trailer replica in maniera identica la narrativa intessuta in quello della Definitive Edition del primo Xenoblade, dove il primo trailer annunciava genericamente una storia inedita, mentre il secondo mostrava nuovi dettagli. E qui viene reiterato lo stesso schema. La conclusione del trailer parte esattamente da dove si era interrotto l'ultima volta, con il misterioso personaggio, già con il cappuccio tolto, mostrato di spalle sulla spiaggia assieme a Lao. Per quanto riguarda il doppiaggio giapponese di quest'ultimo, è stato aggiornato. Infatti Keiji Fujiwara, che prestava la sua voce nell'originale, è venuto a mancare nel 2020 all'età di 55 anni a seguito di un tumore. Ora è stato invece sostituito da Takanori Oshino. Dal punto di vista strettamente ludico, questa differenza non suscita nemmeno perplessità, dato che ha anche senso nella narrativa, perché Lao tecnicamente era morto e ora è una nuova persona, quindi ci sta che la voce sia diversa. Ma chiudendo questa parentesi, il personaggio dice a un Lao quasi rassegnato che l'umanità ha ancora bisogno di lui, e per un attimo si vede il suo volto di profilo. Monolith Soft compie un lavoro eccellente in ogni trailer, che non portano direttamente alla soluzione, ma forniscono micro indizi per dare delle informazioni graduali. Ad esempio, questa scena in cui si vede l'uomo di profilo serve a smontare alcune teorie sul ritorno di eventuali precedenti personaggi della serie e a costruire gradualmente l'identità di questo misterioso nuovo personaggio. Passando in rassegna velocemente questa parte finale del trailer, essa è accompagnata da una musica epica che riprende lo stile della trilogia numerata, rimandando a quanto dichiarato da Takahashi nell'intervista nella Trinity Box Soundtrack. In risposta alle voci sollevate sul fatto che la fantastica Wave for Life venisse utilizzata solamente 2 volte in tutto il gioco, Takahashi affermava che non c'erano molti momenti adatti per inserirla e che prevedeva per il futuro di cambiare registro in tutti i sensi, non solo tematico e di gameplay, ma anche musicale. E questo sembra essere esattamente ciò che intendeva. Una sorta di mix tra lo stile sci-fi di Hiroyuki Sawano e quello magico della trilogia numerata. Si vede poi il personaggio che salva il nostro gruppo da un attacco dei Ghost ad Oblivia, che si riconosce per il grande anello circolare sul terreno e fa riflettere sul fatto che adesso che Luxar è stato sconfitto, gli attuali nemici siano proprio i Ghost. Inoltre, il fatto che Elma non sia rappresentata nella sua vera forma e che Cross non sia presente come personaggio principale in tali frangenti può avere una duplice interpretazione. A livello narrativo potrebbe far supporre una collocazione cronologica antecedente al finale del gioco, ponendo la nuova storia non alla fine, ma in maniera parallela alla trama. Sul fronte commerciale è invece probabile che l'inserimento della versione iniziale di Elma sia stato effettuato con l'unico fine di evitare spoiler, dal momento che la riproposizione è pensata anche per chi non ha mai giocato il titolo originale del 2015. Sempre in questa scena poi appare un misterioso pilota che si toglie il casco, che è proprio il personaggio incappucciato. Non solo perché se fosse stato Lao si sarebbero visti i capelli lunghi, ma perché osservando attentamente l'ultimo frame si possono notare dei capelli bianchi. Infine, in una nuova ambientazione, Elma dice che quello Skell era il loro condottiero e che è stato lui a guidarli lì. A tal proposito, la frase di stupore dei compagni, che non si aspettavano minimamente fosse ancora vivo, è un'esclamazione che, nonostante sembri sia riferita a Lao, in realtà si può benissimo applicare al misterioso personaggio. Ed avrebbe ancora più senso in tale ottica la frase di Elma sul condottiero, mettendo in chiaro sin da subito che è un personaggio che conosce molto bene da ancora prima degli eventi del gioco. E infatti, unendo queste parole ad un'analisi di una particolarità dello Skell che appare nel trailer, è possibile ricostruire la vera identità di questo personaggio. Osservando meglio il suo Skell, che è lo stesso
stesso visibile all'inizio del gioco quando affronti Ghost, una delle fazioni aliene, si nota una grande particolarità, un nucleo Ouroboros. L'argomento centrale di questo video è proprio come Takahashi abbia ripreso tutta la lore contenuta nell'artbook non inserita nell'originale e la storia dell'Ouroboros rimarca una concezione ben più profonda. Infatti fino a pochi anni fa il director non avrebbe mai pensato che il capitolo Cross potesse essere riesumato e addirittura diventare la base per una potenziale nuova serie. Di conseguenza è indubbio come abbia riciclato una parte di queste idee in Xenoblade 2 e 3. Un esempio è proprio questo concetto dell'Ouroboros dell'artbook che già si stava sviluppando nella mente di Takahashi, che ha visto la luce nel capitolo 3 grazie allo stesso artista Koichi Mugitani, noto come Shoko, un importante nome per la Software House dato che oltre ad aver creato il design finale di Cosmos è anche l'artefice del logo stesso di Monolith Soft. Ma non soltanto è stato ripreso il concetto di Ouroboros, se si vuole andare oltre e fare altri paragoni, anche lo stesso annientamento di Xenoblade 3 è ripreso dalla scena iniziale di Xenoblade Cross. Infatti sembra essere collegato alla misteriosa nebbia nera di cui si parla nelle canzoni del gioco, che in Xenoblade 3 precedeva gli episodi di annientamento, e qui sembra essere connessa ai Ghost, una delle due fazioni aliene. E guardando la sezione dell'artbook dei loro modelli base emerge una somiglianza notevole con altre entità presenti in precedenti opere, gli Gnosis della Xenosaga. Sono identici in tutto e per tutto, sia nella forma che nel colore, testimoniando ancora una volta come Xenoblade sia un reboot non narrativo ma tematico delle precedenti saghe di Takahashi. Oltre alle evidenti riconnessioni, emerge come i Ghost siano legati con la materia oscura e lo scontro iniziale tra le fazioni aliene dove si attaccano a vicenda e distruggono il pianeta Terra a seguito di un misterioso effetto collaterale dovuto al contatto di tali energie non è altro che una sintonia in fase embrionale che si concretizzerà solamente in Xenoblade 3. Sembra a tutti gli effetti che l'esplosione che ha distrutto la Terra sia causata dalla sovrapposizione delle tecnologie delle due fazioni aliene, materia e antimateria, allo stesso modo di come Keves e Agnus possono fondersi per dare origine alla versione Ouroboros. E in tale contesto si inserisce la natura stessa dello schermo utilizzato da Elma, che come rivelato nella missione Una volta eravamo soldati non è uno schermo ordinario, ma una versione tandem che a differenza delle altre può essere guidata da due persone, idea che ha dato poi origine al concetto di sintonia di Xenoblade 3 con specifiche forme Ouroboros associate sempre al concetto di coppia. E l'altra persona che guidava lo schermo tandem era proprio il compagno di Elma, che lei lascia intendere si sia sacrificato per salvarla. Tuttavia dal trailer sentiamo il misterioso personaggio dire che l'umanità ha bisogno di lui, simboleggiando che sia un eroe, qualcuno che ha giocato un ruolo in prima linea nella difesa degli umani. E se uniamo tutti i pezzi del puzzle risulta che il personaggio incappucciato non sia nient'altro che il compagno di Elma. Stando a quanto veniva raccontato, lo schermo tandem era stato utilizzato da Elma e il suo compagno per difendere la balena bianca dall'attacco delle fazioni aliene, fino a che il suo compagno non la gettò fuori dallo shell e si sacrificò per proteggerla affrontando da solo gli alieni. Elma, che credeva che lui fosse morto per tutto questo tempo, scopre in questa nuova versione che in realtà è ancora vivo, e ciò spiega anche i tratti somatici del misterioso personaggio, dal momento che la vera natura di Elma non è quella umana, ne è diretta conseguenza che anche il suo compagno è un alieno, e da qui si spiegano aspetti apparentemente singolari come la tonalità del viso e il colore bianco dei capelli, che sono della stessa tonalità di quelli di Elma. Inoltre è curioso come nel progetto del gioco non dovessimo prendere il controllo di Cross, un anonimo personaggio realizzabile tramite l'editor, ma di un protagonista a tutti gli effetti, che nelle concept art è definito come The Lone Hero e che appariva addirittura nel primissimo trailer del gioco, quando ancora il titolo non era stato definito. Altre informazioni sul personaggio sono avvolte nel mistero, ma è di particolare interesse notare come esso possa essere stato reinterpretato proprio come il Black Knight, dal momento che lo schermo originariamente destinato a quest'ultimo è ora utilizzato
utilizzato dal pilota mascherato. Questa è la spiegazione però all'interno della narrazione di Xenoblade Cross, ma sappiamo che l'intento di Takahashi dietro questa Definitive Edition è molto più grande ed è evidente come la sua finalità sia quella di riconnettersi alla trilogia numerata. Probabilmente questo individuo sarà del tutto sconnesso dagli altri capitoli, ma se si vuole trovare un collegamento e identificarlo in qualche vecchio personaggio, le scelte sono molto ridotte. Infatti gli unici personaggi con i capelli bianchi sono Alvis, Jean, Adam e Lance, ma a parte Alvis, che potrebbe avere più senso di esistere, le altre teorie non mi sembrano molto probabili, dato che non sono personaggi importantissimi. Volendo forzare un'altra teoria, si potrebbe pensare che i capelli bianchi non siano in realtà tali, ma siano un effetto dovuto all'intensità della luce solare e che quindi i capelli in realtà siano biondi. E sotto tale punto di vista ritorna sempre la questione del figlio di Mitra, anche lui biondo. Ora, in realtà questa storia del collegamento della serie Cross con quella numerata potrebbe anche non essere prioritaria nella mente di Takahashi al momento, il quale potrebbe aver deciso di introdurre i collegamenti solamente in Xenoblade Cross 3, quello che penso sia il capitolo finale dell'esalogia. Quindi per adesso il misterioso personaggio è semplicemente per la narrazione del gioco il compagno che Elma credeva morto. Passando invece alla collocazione di questo capitolo rispetto alla trilogia numerata, anche se sembra a tutti gli effetti essere un sequel di un futuro riconquistato, la verità è che la storia può essere potenzialmente cominciata ancora prima degli Xenoblade. Sappiamo da Alvis del primo capitolo che il mondo di Klaus era effettivamente il nostro pianeta Terra, e se si vuole considerare che la Terra di Xenoblade Cross non appartenga a un altro universo parallelo ma sia relativa allo stesso universo narrativo degli Xenoblade, si possono ipotizzare vari scenari per il pianeta alla fine di un futuro riconquistato. Il primo è che quello che si è originato sia in realtà un pianeta differente dalla Terra. Il secondo, che alla fine di un futuro riconquistato venga ripristinato proprio il pianeta Terra prima dell'esperimento col varco, e questo porta alle conseguenze più intriganti. Partendo dal primo scenario che ho analizzato nel mio precedente video, il caso del pianeta differente dalla Terra, si possono a sua volta suddividere due sottocategorie: che il pianeta sia effettivamente Mira oppure no. Nel caso sia Mira, allora la stella cadente è la balena bianca. Nel caso non sia Mira, allora sarà il mondo dove sarà ambientato il prossimo capitolo ancora non annunciato di Xenoblade, dove è quindi precipitata un'altra delle astronavi in fuga dalla Terra. Ma passiamo al secondo scenario, quello più affascinante, che vorrebbe che quello originato alla fine di un futuro riconquistato sia proprio la Terra. Questo avrebbe delle conseguenze molto interessanti, perché significherebbe non solo che in una singola linea temporale si siano creati due pianeta Terra differenti, ma che la balena bianca abbia abbandonato la Terra per ritrovarsi dopo 2 anni nello spazio nuovamente sullo stesso pianeta, stavolta chiamato Mira. Tutto ciò implicherebbe anche una realtà sconvolgente, che si stia vivendo un loop infinito di eventi. Ma prima di approfondire il loop di eventi è bene far luce sulla questione del tempo, che potrebbe sembrare un paradosso, dato che su Bionis, Mechanis, Orrest e Aionios sono passati migliaia di anni, quindi la balena bianca in teoria non sarebbe mai potuta precipitare nel mondo generato alla fine di un futuro riconquistato. Ma come teorizzato nella relatività generale di Einstein, il tempo non è un concetto assoluto ma relativo, dato che dipende dal sistema di riferimento adottato, come appunto un intero universo. Il che significa che anche se per gli universi di Xenoblade 1 e 2 sono passati migliaia di anni, dal punto di vista della balena bianca potrebbero essere passati solo 2 anni. Quindi, ritornando alla teoria del loop infinito, dopo che Klaus separa gli universi e avvengono le storie dei due Xenoblade, il reboot del terzo capitolo li riporta nuovamente all'epoca di Klaus, il quale segue nuovamente l'esperimento avviando un ciclo infinito. Pensandoci attentamente a livello metanarrativo, per noi la Definitive Edition del primo Xenoblade del 2020 è stata semplicemente una riedizione del gioco originale del 2010 con elementi di continuità retroattiva, ma se ci fosse l'eventualità che quei retcon non fossero retcon, se in realtà quella Definitive Edition presentasse una nuova versione di Shulk e l'Alvis con la chiave provenisse non nel mondo conosciuto in Xenoblade 2 ma nell'universo parallelo dove è ambientato il capitolo Cross. D'altro canto nel gioco esiste una canzone intitolata The Key We've Lost che fa appunto riferimento ad una chiave perduta, e se in realtà tutti i retcon non fossero tali, dal
momento che le storie dei due Xenoblade si stanno ripetendo all'infinito. Conoscendo gli elementi di continuità retroattiva che ci sono stati nelle opere e l'attenzione ai dettagli di Takahashi, ciò spiegherebbe una stranezza non da poco che riguardava la Definitive Edition del primo Xenoblade. Infatti alla fine del gioco originale del 2010 veniva mostrato il flashback in cui Klaus avviava l'esperimento da una stazione spaziale orbitante, mentre in Xenoblade 2 lo stesso flashback mostra un fagiostelo che è una struttura ben differente. Ora Takahashi nel 2010 non sapeva ancora che sarebbe stato meglio inserire un fagiostelo nel primo capitolo per trasformarlo nell'albero del mondo in Xenoblade 2, ma la stranezza non risiede nel secondo capitolo che aveva senso per la trama del gioco, ma nella Definitive Edition del 2020. Perché non modificare la stazione spaziale orbitante del primo gioco nel fagiostelo? Sarebbe stato un piccolo cambiamento grafico che avrebbe funzionato da retcon in maniera simile alla trasformazione della chiave di Alvis in cristallo nucleico, e l'unica spiegazione è che effettivamente i flashback dell'esperimento di Klaus mostrati non sono la stessa scena e va tutto a favore della teoria del loop infinito. In tale ottica la funzione dei rimanenti giochi della saga sarebbe proprio quella di rompere questo ciclo infinito che fa ripetere gli eventi andando verso un nuovo futuro. Nonostante questa storia che ho ipotizzato del loop infinito sia molto interessante, ci potrebbe essere anche un'altra spiegazione per gli eventi di questo capitolo. Si potrebbe pensare infatti che la terra da dove è partita la balena bianca non sia la stessa di Klaus, quindi anziché pensare che Klaus abbia attivato il varco nell'esatto momento in cui le due fazioni aliene avevano lanciato l'attacco che avrebbe annientato la terra, si può pensare che in realtà quella sia la seconda versione della terra, quella ripristinata dopo un futuro riconquistato, e quindi non c'era Klaus ma la terra è stata effettivamente distrutta dalle fazioni aliene. Oppure, altra spiegazione, la più semplice di tutte, è che la balena bianca sia partita sì dal pianeta Terra, ma una differente da quella di Klaus situata in un universo parallelo, e poi sia atterrata sulla misteriosa Mira. E il compito di questa espansione è svelare il più grande segreto di Mira. Andando nella sezione Unidentified Material nell'artbook emerge una foto sconvolgente che mostra il pianeta Mira in tutta la sua interezza, e si nota come sia molto più grande rispetto all'originale, dove strutture e posizione dei continenti erano differenti all'inizio, e soprattutto spiccano due città identificate da fasci di luce luminosi, una in basso a sinistra, l'altra in alto a destra. E probabilmente Neo Los Angeles non doveva essere l'unica città presente nel gioco, ma ci sono altri dettagli inquietanti nella foto. Innanzitutto emerge un'energia negativa proveniente dall'interno del pianeta stesso. Parzialmente questo concept è stato reinterpretato in un altro gioco Nintendo a cui Monolith Soft ha messo mano, Tears of the Kingdom, dove il sottosuolo era corroso dal miasma, e penso che Takahashi abbia ripreso l'idea per questa Definitive Edition, poiché il vero fulcro del gioco è scoprire la vera particolarità di Mira. Siamo stati abituati nei precedenti Xeno a ricevere verità sconvolgenti riguardo l'universo nel quale ci trovavamo, ma qui l'effetto sarà ancora maggiore poiché sarà il fine ultimo del gioco. L'asse attorno al quale ruota tutto non sono i personaggi, ma proprio il pianeta Mira e il mistero dei Semerien, la progenie dell'umanità. Parte delle risposte si hanno sia col finale del gioco, quando si scopre che tutti i personaggi erano morti e sono tornati misteriosamente in vita, sia con il concetto di origini in Xenoblade 3. Takahashi nell'ultima intervista nell'artbook Ionios Moments, nel momento in cui gli venivano chieste maggiori informazioni sul funzionamento dell'origine, disse che c'erano altre meccaniche che non poteva ancora svelare, il che significa che la storia dell'origine e dei suoi effetti ritornerà ancora, e per me sarà proprio l'argomento centrale della serie Cross, che verrà approfondito nel capitolo 2 e 3, e il fatto che Mira rigeneri continuamente le persone anche dopo la morte la rende esattamente una struttura che coincide perfettamente col funzionamento di Ionios. Tra l'altro, sempre osservando il concept originario di Mira, essa sembra il risultato dell'insieme di vari pezzi presi da vari mondi o addirittura da vari universi messi insieme. Questo non è ovviamente nulla di canonico e si trova solamente come un concept all'interno dell'artbook, ma dato che in questo nuovo titolo Takahashi sta riprendendo tutta la lore originale, non c'è da sorprendersi se anche quest'idea venisse riformulata, anche perché spiegherebbe il grande mistero dell'eterogeneità ambientale di Mira. Molto interessante è una misteriosa struttura collocata presso il Polo Nord, come se fosse il punto d'ingresso per accedere al nucleo del pianeta che nasconderà oscurità
oscuri segreti. Ma ancora più curioso è che nella pagina seguente venga mostrata una struttura nota nell'artbook come Rose Garden, che fluttua sopra Mira ed è straordinariamente identica all'ambientazione che è stata vista alla fine del trailer. In un altro artwork si può vedere una zona che non è integra ma disintegrata in tanti piccoli cubetti. Anche questo concept è stato ripreso con l'annientamento in Xenoblade 3 e anche in cima ai Monti Neri in un futuro riconquistato. Il fatto che siano varie isole sconnesse volanti può lasciare intendere che la nuova espansione sia un epilogo, dato che per esplorarla sarà necessario il modulo di volo degli Skell che si ottiene a campagna inoltrata. Inoltre le strutture appuntite attorno alle isole volanti assomigliano molto alla lancia con cui il Fesnero colpì Zanza nel primo capitolo, sottolineando come per ogni episodio vengano riprese idee non solo narrative ma anche estetiche dei giochi precedenti. E dal momento che Elma dice che questo è il posto indicato dal suo condottiero che le ha mostrato la strada, se si vogliono collegare tutti i puntini e connetterli anche con la misteriosa energia che dal trailer sembra provenire dalla struttura, all'interno ci sarà un misterioso artefatto, dentro il Rose Garden ci sarà qualche sconvolgente verità. Di sicuro sarà mostrato il vero segreto di Mira, questa specie di universo artificiale in cui tutto si rigenera. E qui si collega a quanto detto prima, che in realtà la storia dell'origine è ben lontana dall'essere completa. La minaccia dei Mebius non è ancora terminata. Il fatto che il reboot sia stato affidato a un'intelligenza artificiale e che questo sistema abbia violato le istruzioni ordinarie, connettendo i due universi anziché separandoli, potrebbe portare a un drammatico ritorno al punto di partenza. Lo scopo originario dell'origine era infatti quello di ripristinare la condizione originaria dei due mondi dopo la separazione avvenuta con l'esperimento di Klaus, e nell'epilogo di un futuro riconquistato è evidente come in un primo momento i due universi stavano davvero per seguire direzioni opposte, fino a che per qualche motivo imprecisato iniziano ad attrarsi fino a fondersi del tutto. Se a ciò si aggiunge il meccanismo della rigenerazione di Mira e il fatto che Takahashi non rivelò tutti i dettagli dell'origine perché disse che sarebbero stati svelati in futuro, tutto indica che Mira sia un nuovo Aionios generato grazie a un meccanismo simile. Corredando il tutto con le informazioni mancanti nel gioco, si evince che all'interno di quella struttura potrebbe essere fatta luce non solo sui Semerian, la progenie dell'umanità, ma potrebbe ritornare la vera essenza della saga degli Xeno, il nucleo che sottende tutte le opere, e che in Xenoblade è stato limitato solamente a capitolo 2, che è stato quello che più di tutti ha ereditato il concept dei precedenti, lo Zohar. Di sicuro nel nucleo del pianeta Mira si nasconde qualche grosso artefatto, probabilmente creato dai Semerian stessi. Supponendo che all'interno del Rose Garden sia celato un dispositivo simile all'origine, che potrebbe rivelare la vera natura dell'universo e che confermerebbe la funzionalità di Mira come un pianeta originato da sezioni di altri universi, servirebbe una quantità infinita di energia per alimentare l'intero meccanismo, ruolo che potrebbe essere ricoperto appunto dallo Zohar. Questa Definitive Edition non solo riproporrà la storia originale per come era stata concepita, ma avrà un'importanza capitale per la costruzione delle fondamenta del futuro di questo mega progetto che Takahashi ha in mente. Egli, con un messaggio antecedente ad un futuro riconquistato, ha già dichiarato che il prossimo gioco sarà molto differente, ma non pensa abbandonerà la serie. In primo luogo perché sono abbastanza sicuro che essa si risolverà in un'esalogia. In secondo luogo, Nintendo, essendo ben consapevole di quanto sia redditizio il franchise, non permetterà mai né che si cambi il nome di Xenoblade, né tantomeno che si abbandoni la saga, soprattutto ora che ha una maggior base di utenza. Quindi, per evitare di rischiare di compromettere le vendite, in quanto i giocatori occasionali potrebbero non associare facilmente il nuovo titolo alla saga precedente, molto probabilmente la casa di Kyoto stabilirà di mantenere il nome originale. A mio avviso potrebbe essere anche interessante mantenere il prefisso Xeno con un nuovo suffisso, poiché il termine, sebbene nel primo capitolo fosse stato strettamente legato al concetto della monado, già negli episodi successivi tale associazione subì un cambio di contesto, anche considerando che il primo gioco era stato concepito come un titolo autoconclusivo e non era nelle intenzioni della compagnia di creare un sequel. In esso infatti il termine Blade, più che indicare una spada in senso letterale, venne reinterpretato come arma, dando vita alla narrazione dei Dactor e Gladius, termini tra l'altro stravolti dalla localizzazione. Nel capitolo finale invece, come evidenziato dalla cover del DLC, si è scelto di enfatizzare l'idea originaria di spada attraverso le tre iconiche della trilogia. Sarà da vedere come il concetto di Blade si evolverà in futuro e se, come nel primo capitolo, assumerà un significato più profondo o ci si limiterà a semplici citazioni. Ad esempio nell'episodio Cross
proprio per rimarcare l'appartenenza al brand, con Blade si indicava l'organizzazione militare, acronimo di Builders of the Legacy After the Destruction of Earth, che significa letteralmente costruttori dell'eredità dopo la distruzione della Terra, in riferimento alla volontà di creare un nuovo futuro per l'umanità su Mira. Ma anche qui la localizzazione ne cambiò il significato e la frase non coincide con quello originale, dove l'acronimo giapponese era Beyond Logos Artificial Destiny Emancipator, ed è curioso come appaia il nome Logos, la vera identità di Malos, il cui termine sarebbe stato rivelato solamente da Klaus nel gioco di 2 anni dopo. Volgendo lo sguardo al passato, sarei contentissimo di uno Xenoblade Cross 2, pur non essendo un grandissimo fan di questa deriva molto più occidentale. C'è da dire che nel terzo capitolo della saga si era cominciata ad avvertire una sensazione di stanchezza non solo lato gameplay ma anche tematica. Come disse Takahashi, non si tratta di puntare sulla difesa ma sull'attacco, ed è meglio cambiare tutto piuttosto che mantenere la tradizione e riutilizzare le stesse idee all'infinito. Ma non è tutto, perché a livello metanarrativo è possibile ottenere altre informazioni importanti. È da Xenoblade 2 che il director sta facendo continui riferimenti e omaggi a Xenosaga, in particolare a Cosmos, presente finanche nel trailer celebrativo del 25° anniversario della compagnia, lasciando intuire che le sue vere intenzioni siano quelle di far ritornare in maniera simile a quanto accaduto con Xenoblade Cross l'intera Xenosaga, una serie che a differenza di Xenogears è ben lungi dall'essere completa. Conoscendo la sua grande passione per quella trilogia che ridefinì il concetto di storytelling nei videogiochi e che innestò le radici per le trame dei futuri giochi, ed avendo ben chiare le modalità di sviluppo dei suoi progetti, non è azzardato affermare che il prossimo Xenoblade sarà Cross 2 e che in attesa dell'episodio finale della trilogia, che potrebbe essere Cross 3, arriverà nel mezzo tra i 2 capitoli la tradizionale remaster. Ci vorranno ancora un bel po' di anni per quel momento, ma sono convinto che Takahashi già abbia progettato tutto, e dato che non ha più nessuno Xenoblade da riproporre, essendo già stati inseriti i retcon essenziali, sono sicuro che ha intenzione di sfruttare quegli anni per giungere a un compromesso con Bandai Namco per il ritorno di Xenosaga, per poi connettere le 2 storyline nel capitolo finale dell'esalogia. Sarebbe la degna conclusione del franchise più complesso e affascinante dell'intero panorama videoludico, un finale capace di connettere l'universo di Xenoblade a quello di Xenosaga, concludendo così un percorso di opere straordinarie, un epilogo che, aderendo alla profondità narrativa dei predecessori, intreccerà passato e futuro in modo unico e indimenticabile.